Che ci faccio qui con carote, mele e banane? Beh, dovete sapere che ho visto un video di Infinito, già, che parla di domesticazione della frutta. Nel libro Contro Natura abbiamo trattato a lungo le modifiche genetiche che hanno subito i vari alimenti come il grano, vi ricordate, ma anche il riso, le mele, le carote e così via, prima di arrivare alla loro forma moderna. Quindi è un tema che mi sta molto a cuore e quindi come regalo di Natale volevo regalare a tutti quelli che hanno visto quel video la versione corretta di quello che è successo, perché nel video sono presente una serie di errori. Alcuni sono errori veniali, tipo la data errata della scoperta delle Americhe, ma veniamo agli alimenti. Veniamo al primo, il mais. Il mais deriva da una pianta selvatica messicana che si chiama teosinte. Ancora adesso cresce nelle vallate messicane, ma non la riconoscereste. Non ha i chicchi gialli ed è piccolina, ha veramente una manciata di chicchi molto duri. Eppure i nativi americani hanno pian piano selezionato delle mutazioni genetiche apparse casualmente in natura fino a ottenere delle piante di mais che poi sono state scoperte dagli europei quando sono andati nelle Americhe. Il mais moderno però, il cosiddetto mais ibrido, non è un'invenzione di dopo la guerra, come dice il video, ma bensì è un'invenzione molto più antica, del 1908, quindi già prima della guerra negli Stati Uniti e in altre parti del mondo si cresceva mais ibrido. Non spiego adesso che cos'è un ibrido, ma vi basti sapere che le pannocchie di un mais ibrido sono molto più grandi di quella dei due genitori, che sono due varietà geneticamente molto distinte. 2. Le melanzane. Le melanzane sono state portate in Europa dai mercanti arabi durante il Medioevo e arrivano dalla zona dell'India, dove sono state domesticate a partire dalle loro varianti selvatiche, la cui differenza principale non è il colore, come invece dice il video, perché ancora adesso si trovano in commercio senza problemi melanzane viola, che sono comuni da noi, ma anche bianche o rosa, ma era la amarezza. Erano molto piccole, ma soprattutto erano amare, erano amarissime. Molti ortaggi selvatici, non solo le melanzane, sono molto amari e durante la domesticazione queste sostanze sono andate perdute perché ovviamente non erano di molto gradimento all'essere umano. È interessante sapere che tutte queste sostanze, così come molte altre che noi invece apprezziamo per il loro aroma, come per esempio nelle spezie, di fatto sono la guerra chimica delle piante per difendersi dai predatori. Pensate un po', gli animali, quando c'è un predatore, questi possono mettersi a correre e cercare di scappare. Avete presente, no? La storia della gazzella e il leone. Beh, le piante non possono scappare, sono ferme, quindi durante il corso dei milioni di anni hanno sviluppato tutta una serie di, sostanze chimiche che di fatto sono dei veri e propri pesticidi naturali che cercano di tener lontani i predatori, che possono essere piccoli mammiferi, insetti, parassiti vari. In alcuni casi, pensate, non so, alla noce moscata o al rosmarino, a tanti altri vegetali che noi consumiamo, questi aromi a noi piacciono. In altri casi, come nel caso dell'amaro, delle melanzane e di tante altre verdure che noi abbiamo domesticato e ora mangiamo, li abbiamo tolti perché non ci piacevano. E sono stati tolti pian piano, continuando a selezionare varietà che erano più gradevoli al gusto. Pomodori. Il dibattito per capire se sia un frutto o meno è ancora attivo, dice il video, ma neanche per idea. Botanicamente il pomodoro è un frutto, punto. Solo che noi in cucina non usiamo la nomenclatura botanica, ma quella gastronomica, per cui per noi i frutti devono essere dolci, di solito, per cui non lo consideriamo un frutto. Ma, ripeto, in cucina noi non usiamo la nomenclatura botanica, altrimenti non potremmo chiamare frutto, per esempio, neppure le fragole. Ma come erano i pomodori selvatici? Dice il video, avete presente quei pomodori grossi che sembrano avere dei brufoloni giganti? E fa vedere dei pomodori costoluti. Dice, beh, erano proprio così, ma neanche per idea. Prima di tutto queste varietà che si chiamano costolute, brufolose, come dice il video, sono di poche decine di anni fa, prima non c'erano. Ma soprattutto i pomodori selvatici non erano affatto grandi, erano piccolissimi, ancora molto più piccoli di quello che io ho in mano adesso, che sono diventati di moda. Erano quasi delle bacche, ma la cosa più curiosa è che non erano rossi. I pomodori selvatici che sono arrivati in Europa non erano rossi, erano gialli. Il nome lo rivela, pomodoro, altrimenti l'avrebbero chiamato pomo rosso. No, erano gialli. Poi pian piano con la selezione, incroci e così via, hanno prevalso i pomodori rossi che contengono il licopene. Adesso quelli gialli sono ritornati un po' di moda perché sono carini, li trovate al supermercato. Ricordatevi però che non contengono il licopene, che è una sostanza benefica per l'organismo. Poi il video tira in ballo l'avvelenamento da piombo
con dei ricchi che però non ho capito che cosa vuol dire, deve avere probabilmente ancora una volta copiato male da qualche parte e ripetuto senza capire cosa stava dicendo. Carote, prima di tutto, al contrario di quello che dice il video, le carote non migliorano la vista. È vero che contengono il beta-carotene che è utile per la nostra vista, ma non la migliorano. Questa è una leggenda urbana messa in giro dal governo britannico durante la seconda guerra mondiale per giustificare le azioni notturne dei propri piloti, mentre in realtà avevano inventato il radar e non volevano che si scoprisse, quindi hanno iniziato a mettere in giro questa voce. Le carote sono state domesticate non nel X secolo d.C., come dice il video, ma circa 8000 anni fa in Afghanistan. Sono arrivate in Europa nel X secolo d.C., ma erano già state domesticate e coltivate da millenni in Afghanistan. E le carote originarie e quelle che sono arrivate in Europa non erano queste arancioni, ma erano viola o gialle. Queste erano già carote domesticate e coltivate ed erano viola o gialle, non bianche. La carota bianca selvatica europea che si trova nei campi e che era nota anche ai romani non è mai stata domesticata, non è l'antenato né di questa né di questa. La carota bianca veniva utilizzata proprio perché era amarissima e conteneva una serie di sostanze per scopi medicinali, ma i romani non l'hanno mai mangiata. Il colore arancio delle carote compare come una mutazione genetica nel 600 in Olanda. Un giorno vi racconto tutta la storia, che è molto affascinante e coinvolge anche dei quadri. Adesso sono ritornate di moda queste carote e le trovate anche al supermercato. Sanno esattamente di carotas, hanno lo stesso sapore di queste, solo che sono viola all'interno perché contengono delle antocianine, lo stesso colorante per esempio contenuto nell'uva, nei mirtilli. Mele. Le mele sono, sì, originarie del Kazakistan, dove sono state domesticate a partire dalle varietà selvatiche, che erano molto molto piccole. Tuttavia, a differenza di quello che si dice nel video, non sono stati gli uomini a domesticare e a selezionare le mele, ma gli orsi. Ebbene sì, sono stati gli orsi a ottenere delle varietà moderne di mela. Gli orsi, come ben sapete, sono ghiotti di cose dolci e andando a recuperare e a cercare di raccogliere queste mele selvatiche, che spesso erano anche piccole, ce n'erano di varietà piccole e un po' più grandi, cosa facevano? Con gli unghioni non riuscivano, immaginiamo che questa sia una mela, non riuscivano a prendere le mele piccole, mentre riuscivano a prendere le mele più grandi, quindi pian piano prendevano le mele. I semi di mela per poter germinare dovevano passare proprio attraverso il tratto digerente degli orsi, perché normalmente se voi prendete invece dei semi di mela e provate a piantarli, questi non producono nulla. Quindi pian piano con i loro unghioni prendevano mele sempre più grandi e sempre più dolci, perché a loro piace il dolce, le mangiavano, poi andavano, si spostavano e lasciavano, con le loro feci, i semi che quindi potevano germinare e pian piano selezionare delle piante con della frutta sempre più grande e sempre più dolce. Poi pian piano con le rotte mercantili queste mele sono già domesticate e sono arrivate anche in Europa. Da ultimo, le banane. 7000 anni fa sono state domesticate dagli indigeni del luogo, sono originarie della giungla cinese, ma poveretti non se le potevano mangiare perché avevano i semi, dice il video. Beh no, in realtà le cose non sono andate così. Allora, esistono ancora adesso un sacco di banane e banani selvatici che hanno un sacco di semi e proprio perché i semi sono molto grandi sono praticamente inutilizzabili come alimento. Quello che è successo e che continua a succedere è che ogni tanto c'è una mutazione genetica che fa sì che nasca un banano che produce frutti sterili. I residui neri che voi vedete quando aprite una banana, lì è il posto dove sarebbero dovuti essere collocati i semi. 7000 anni fa è apparsa una mutazione genetica che ha reso sterile una pianta e chi viveva lì l'ha notata, l'ha provata, l'ha assaggiata, ha detto buona, e hanno cominciato a propagarla. Chiunque di voi sia stato in un bananeto sa bene che sotto la pianta ogni anno nascono delle piante figli che sono a tutti gli effetti dei cloni e quindi basta prendere la pianta figlia, prenderla, separarla, piantarla e così è stata propagata la banana per talea, così come ancora adesso si fa per tanti vegetali. Quella banana aveva una mutazione genetica che è apparsa da sola, no, niente alieni anche stavolta. In particolare era triploide. Vi ricordate il discorso sui cromosomi e sui geni? La banana triploide è sterile perché ha 3 copie dei vari cromosomi, questo le impedisce di produrre i semi. È la stessa
tecnica che si usa adesso per esempio per produrre molta della frutta senza semi, ne parleremo un'altra volta. Quindi permettetevi un secondo di pubblicità, se volete davvero sapere come sono andate le cose, come si sono trasformati geneticamente i cibi che noi mangiamo, potete andare a leggerlo nel libro Contro Natura, dove raccontiamo storie di mele, di riso, di banane, girasoli mutanti, del glutine e così via. Buon Natale dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!